Eccoci. Ciao Monica. Abbiamo iniziato Ciao, per Ginestra. ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, la vedo mentre sta passeggiando in un piccolo sentiero di campagna, lei e la cagnolina, e a un certo punto davanti a sé ha come una montagna. Sulla montagna compare Mazinga. Lei si volta verso di noi e dice: Questo è mio padre. Ti dà l'autorizzazione? Sì, prende in braccio la cagnolina e dice: Avete l'autorizzazione nostra. Bene, adesso appoggia la cagnolina e ci dà l'autorizzazione. Sì, 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 per il momento dà le spalle a Mazinga perché fa un po' fatica a guardarlo e Ok, dice di sì. l'autorizzazione deve essere sua, non nostra. Deve essere singolare. Sì, La sì, dà? Ok. certo, certo. Vibrazione di Ginestra, la sua terza, no? Sessione. Terza. 18 miliardi. Consapevolezza. 186. PS. 46. Vite. 673. 673, pochissime. Mm, Cervello. 9,3. E un nuovo valore. La suscettibilità ipnotica. Considerando che tu, Monica ed Elena, siete a 100, grazie alle vostre capacità e al vostro allenamento, quindi costituite il 100%. Ginestra a quanto sta? 65. Ok, è quindi perfettamente in grado di condurre una sessione Sì, diretta. sì, sì. E questo quello che le manca, nel senso, richiede di continuo sessioni perché non vede le cose con i suoi occhi e le fa vedere a te. E lei ha centrato con il primo punto il problema che veramente la assilla e intorno a cui ruota tutto il resto, ma non riesce a liberarsene, che è il rapporto con i genitori. E in effetti la sessione diretta è quella che vivendola proprio pienamente, profondamente sulla sua pelle, può darle, sai, no? Questa liberazione finale, chiamiamola così. Va bene. Entità eteriche di Ginestra. C'è questo leone che a volte si presenta in maniera molto aggressiva e improvvisa, altre volte proprio non c'è. Mhm. È un piccolo falconiforme molto distante, ecco, come se per vederlo ci volesse il binocolo. Basta. Un EDL, sì. Mentali. Mm, Una c'è. Io la vedo come sbucciando patate. Vedo lei che sbuccia le patate proprio come se si trattasse di una punizione, perché lei a tratti alcuni elementi della sua vita li percepisce proprio come una sorta di punizione, che tra l'altro arriva inaspettatamente
Lei non può esimersi, quindi deve sbucciare queste patate e poi è come se fosse una punizione, diciamo così, dalla nascita, no? Per esempio il fatto di aver avuto genitori non amorevoli e, e anche partner non molto amorevoli. Livello? Allora, oscilla molto, ci sono dei giorni in cui rimugina tanto, si fa salire da delle cose così e raggiunge anche il 3, altrimenti è più sull'1,5, 2. Mhm. Nome del nuovo progetto di Ginestra. A proposito di Ginestra, viene è così, da sbucciando a sbocciando. Ok, causa esoterica del suo nome che lei si è scelta per questa sessione, che non è Ginestra. Le è proprio avvenuto così. Mi era già venuto lei che è un fiore, mi era già venuto, guarda. Allora, praticamente quello che mi è venuto pochi minuti prima, no, della sessione, è come se lei avesse bisogno di realizzare la sua nascita in un altro modo, cioè non come è realmente avvenuta, ovvero attraverso l'unione dei due semi di sua madre e di suo padre. E non tutta la gestazione nella pancia di sua madre, perché già da lì lei non si è sentita voluta bene. È come se lei potesse realizzare la sua nascita come un fiore e lei ha scelto la ginestra, che è proprio un fiore che cresce in terreni molto aridi, desertici, no? Mhm. Ginestra o fiore del deserto, no? Viene chiamato di solito. E, l'ho vista proprio così. Lei che da questo terreno arido sboccia, quindi partendo dal seme, mano a mano, accudita dalla terra, da qualche goccia di rugiada e dal calore del sole, sboccia in questo giallo intenso, riunendo in sé sia la grazia che la forza, perché è proprio giallo un colore della forza. Ok. Bene, chiamiamo nel cinema i genitori. Il padre dice: tanto non mi vogliono neanche qui. Quindi non viene? No, e c'è anche da dire che non, è come se non lo volesse Ginestra, perché lei continua a propormi suo padre come Mazinga, cioè come se lei non lo vedesse come un essere umano, ma come un robot, quindi non dotato di anima. Ce l'ha, sì. Oltretutto, però è veramente lui non connesso con la propria anima, pur avendocela. Mm. E proprio come Mazinga, no, che aveva queste armi micidiali, così è stato il padre verso di lei, no? Con queste armi di violenza e indifferenza alternata. Armi mm, letali, no? Per Ginestra. E la madre viene? Oh, ma non mi sento tanto bene oggi. Cioè, se Ginestra può venire un attimo a darmi il suo braccio, io entro a braccetto di Ginestra. È un luogo simbolico. Si entra come anime, non come corpi. Non c'è bisogno. Viene? Sì, 1000 sceneggiate. E poi viene comunque volendo vicino a sé ehm,
l'altro figlio di Ginestra. Ok, i figli di Ginestra vengono, sì. Sì, però appunto c'è questo figlio che è vicino alla nonna, invece l'altro figlio è proprio in prima fila. Chi Quindi si passa altri, dalla prima all'ultima fila. chi altri si presenta? Allora, non vedo i suoi ex, sicuramente la nipote, questa ragazza, che io vedo anche molto fragile per certi aspetti, sensibile e fragile insieme. Mm. Perché è come se percepisse tantissimo il giallo, la forza di Ginestra, sai? È Mm. proprio quasi catturata da questo giallo. Um, Mhm. È come se ci fosse qualcuno che lei incontra tipo quando va a fare la spesa, quando entra in qualche negozio, così. Perché ci sono giorni in cui Ginestra, quando entra in questi luoghi, lascia qualcosa di veramente speciale. E questo qualcuno l'ha raccolto, questo speciale. Va bene, ma questo è il cinema, non è la storia di Ginestra, quindi poteva presentarsi il mondo o nessuno, che non cambiava nulla. La storia di Ginestra resta invariata. La storia di Ginestra è nelle mani Ginestra delle- stessa. non è nelle mani del leone? Ci ha provato ovviamente il leone con le sue zampe e i suoi artigli, sì, Ok. però non è nelle sue zampe, ma no, Ma e se fosse nelle mani nelle zampe del leone? Il leone chi l'ha creato? sempre lei. Ok. Sbucciando patate, magari è il capo di Ginestra e Ginestra non può nulla contro sbucciando patate. Ginestra può mettersi in un'altra prospettiva e vedere che anche questo sbucciando patate è una sua creazione. Vabbè. Quindi le cose hanno una faccia, una davanti falsa, una dietro vera. Mm. Adesso creiamo un piatto, ci scriviamo sopra il nome della mamma e il nome del papà, che non sappiamo, anzi mamma e papà. Dietro il piatto c'è scritto opportunità, Certo, toro. sì. Perché? Lo chiediamo alla PS di Ginestra. Questa vita con questo padre Mazinga e questa madre lamentosa, gne gne, è un'opportunità perché? Sì, lei mi ripropone questa immagine della ginestra che in qualche modo in queste crepe desertiche riesce a generarsi un fiore bellissimo, meraviglioso, coloratissimo. È uno sviluppo della forza e anche dell'empatia che non è commiserazione, autocommiserazione e non è compatimento. È come se lei veramente avesse scelto una vita anche fatta di una sorta di comprensione perfezionata delle cose. Ehm, Alle volte si scelgono delle vite in cui la lezione viene imparata un po' a grandi linee, no? Quindi si rischia di scadere un po' nel buonismo. Non è nel suo caso. E cioè? Eh, è come se lei avesse scelto una vita in cui completamente e profondamente imparare ad amare se stessa, escludere chi non la ama senza tuttavia giudicarli. O abbandonarle al proprio destino? Ehm, sì, guarda, io ti dico che questa cosa che dici è molto giusta, perché per assurdo lei potrebbe anche essere pronta un giorno a parlare con suo padre. Quindi, causa esoterica dell'incompressione con i genitori, in realtà è semplicemente questa.
perché i propri genitori lei se li ha scelti affinché siano un'opportunità per comprendere l'amore per se stessa. Mm. Dov'è l'amore per se stessa in questo momento? Me lo fa vedere più o meno in corrispondenza, un po' più giù, no? Di dove lei ha questo ciondolo oggi. Quindi mi fa vedere questa luce, però un po' fioca, che è all'interno del suo cuore. Come la chiamiamo questa luce? Luce citrina, non so, dice così. Tu sai che cos'è il citrino? Avrà sicuramente a che vedere con un giallo, Ma sai cos'è il pietra, citrino? È una un pietra, sì. quarzo? Sì. Sì, giallo. Ok. Me lo sapevi? No, no, ma è citrino però. Cioè, tu hai sentito luce citrina e non sapevi cosa fosse il citrino? E non so a che livello, sì, in un certo livello è ovvio che lo so. Ok. Va bene, causa esoterica del segno sulla pelle, come se fosse una macchia, scuro, sulla caviglia, adesso non ricordo se la destra o la sinistra, no, tutte e due, una di più, una di meno, giusto? Come se fosse il segno che lascia una calza, però incidendo la pelle, in questo caso non è incisa la pelle, è disegnata, l'elastico Diciamo della che calza. sì, io ne farei un unico gruppo, e le due caviglie più anche questa specie di fastidio che lei ha sotto il piede, nelle Mhm. prime due dita del piede. Perché è come se fosse stata un tentativo di abduction da parte del leone in maniera ultra veloce, quindi l'ha proprio acchiappata dai piedi, mm, e ha provato a trascinarla via. Mhm. Mm? Quindi nel trascinarla via mi fa vedere come riesce ad afferrare le due caviglie, riesce a iniziare a bloccargli i piedi, in particolar modo come se un artiglio arrivasse lì, tra le due dita del piede, credo che sia, insomma, a me fa vedere il destro, piede destro. Mhm. E in questa maniera il leone era sicuro di poterla effettuare l'abduction, in realtà poi lei si è ribellata. Ok, poco importante, ma interessante. Non ne abbiamo parlato. Causa esoterica, quindi non lo sai neanche, Monica, dell'arrivo della Divina Commedia di Dante nella vita di Ginestra. Solo quello che ti arriva, eh? Non credo che sia importante perché si è dimenticata di dirci questo punto, quindi Ah, ok, l'ha perché mi scritto, arriva ma... Mm. Dante con l'alloro, ecco, l'alloro proprio mi dice. Eh, Come se lei fosse in un momento di profonda conoscenza. Quindi c'è una specie di corrispettivo tra la conoscenza, che può essere quella letteraria, e la conoscenza invece più profonda e esoterica. E effettivamente la Divina Commedia, tra l'altro, è un libro esoterico per eccellenza. Mhm. Mi fa proprio vedere lei che viaggia su questi piani, la conoscenza della propria vita da un punto di vista pratico, concreto, e da un punto di vista esoterico, conoscenza esoterica che poi finisce per abbracciare anche il resto, non solo la sua vita personale. No obiettivi, no sogni.
Ma sì, perché lei, allora dunque, è come se fosse molto dentro questa entità mentale sbucciando patate, no? Per cui lei è lì in punizione e in quanto punita, tra l'altro in maniera improvvisa, non si può neanche permettere di avere dei sogni, di avere delle mete nella vita, perché tanto arriverà la punizione. Perché tanto lei è comunque sempre in una latente punizione, no? Che si dà da sola. Ah, certo, certo. Lavoro, binomio ricchezza-povertà. Difficoltà a trovare il lavoro, le arrivano solo proposte interferenti, diciamo. Sì, le arrivano molte proposte ovviamente di accudimento, anche perché lei ha sempre fatto così, no? Tutta la vita ha sempre accudito gli altri ehm, per poter avere il riconoscimento, per poter avere apprezzamento, per potersi sentire importante. E quindi è come se fosse una specie di energia che va avanti per inerzia. Le arrivano ancora questi residui, però lei effettivamente ha saputo dire di no. No a questo accudimento che le produce un abbassamento delle frequenze, che le fa fare una vita noiosa e dove si sente imprigionata. E per quanto riguarda invece il discorso ricchezza, secondo me lei però ha altri talenti. Mm, Non lo so perché mi direziona verso questo. Mhm. Quali sono? Erbe e fiori, come se fosse sì, erbe più fiori. Mm. Ma allora, dunque, non riesco a capire se è quello il fine oppure è un tramite, come se, o forse semplicemente attraverso una persona che ha delle conoscenze di questo genere, che può essere una persona che ha un'erboristeria, eccetera, lei può arrivare a un lavoro. Potrebbe essere questo, un passaggio intermedio. Cioè, secondo me le arrivano altre proposte di lavoro che lei considererà più interessanti di queste che ha ricevuto fino ad adesso. Domanda, lei, adesso non ne abbiamo parlato comunque, lei è più destinata al proprio vero percorso andandosene da quel posto, anche un po' lontano, così da non vedere più gli ex per strada, non dover per forza andare tutti i giorni dalla madre, magari trovando un escamotage o una soluzione con badanti o altri figli che se ne occupano. La vita di Ginestra è lì? Domanda alla La sua vita di anima. Ginestra può essere anche lì, dice, oppure può essere comunque in una situazione in cui c'è la natura molto vicina. E comunque, per esempio, io non la vedo in un posto grande, no? Sempre comunque abbastanza in dimensione paese, così. Però, boh, adesso è come se io la vedessi non tanto distante da lì. Cioè, può scegliere, per esempio, un paese ma rimanendo, che ne so, nella regione per dirti. Quali probabilità ci sono di trovare la sua strada, maggiori o minori? Andando via? Mhm. Ma sai che non me le dà grande differenza? Nel senso che lei può, ed secondo me è molto vicina, ad essere ad un livello in cui queste cose possono davvero scivolarle addosso, non attecchire più su di lei. Mm? E altrettanto può scegliere di andare, per esempio, in un altro paese, che secondo me non sarà poi così distante da quello, mm? Mhm. Dove poter comunque avere questo contatto con la natura, dove poter avere comunque i fiori a cui dedicarsi, eccetera, eccetera, dove poter fare le passeggiate con la sua cagnolina.
Ok. Questa è la situazione di Ginestra. Cosa vuole farci vedere? Una vita precedente? No, non lo so perché mi canta che non lo so bene, tra l'altro, no? È tipo come se mi cantasse la canzone di Eros Ramazzotti. Siamo io e te, siamo scintille, siamo dinamite. Perché? Come- Perché cerca la fiamma, in certa misura. E dov'è? È il padre? No, ovviamente no, categoricamente no. È la madre? No, no, Può essere assolutamente. anche un parente. È il figlio, uno dei due figli? No, ma neanche. Dov'è? Allora, se tu mi chiedi dov'è adesso, io la vedo fuori dall'Italia. Mi dice per esempio Svizzera, o comunque lì al confine tra Italia e Svizzera. E, Ah, però secondo me non è che le mancano le occasioni, eh? Ehm, è come se lei potesse fare delle conoscenze interessanti e avere anche la possibilità di diverse scelte. mm. Perché non le fa in questo momento? Perché le manca un lavoro? Perché la assorbe il pensiero del padre? Perché l'assorbe il pensiero della madre? Perché l'assorbe la cagnolina? Per Lei altri mano a motivi? mano si sta liberando, di queste cose. Sicuramente il pensiero del lavoro e quindi l'eventuale minaccia del disagio economico c'è e quindi la blocca, un pochettino. Eh, mh, e un po' ha anche paura di ricreare relazioni simili a quelle che ha già creato in passato. Non si sente ancora di riuscire a avere le carte in regola per attrarre a sé un uomo come lei vorrebbe adesso che fosse. Mm. Mm. Libero, perché questa è una cosa essenziale per lei, quindi non Mhm. impegnato, libero in tutti i sensi, quindi libero sentimentalmente, libero da dipendenze, libero da blocchi mentali. Ok, lo chiamiamo nel cinema? Questo qua svizzero, che non vuol dire che sia l'unico. Lei può cambiarlo, può generarlo, può crearlo, dove le pare, quando le pare. Senti, è venuto anche lui con la Divina Commedia in mano e mi dice che lui adesso sta leggendo l'Inferno. Quindi non si possono incontrare adesso. Sì, anzi dice possiamo leggerlo insieme e trovare insieme i significati nascosti, perché l'inferno l'abbiamo vissuto sia io che te. Va bene, lei ha chiesto un'indagine sulla carta d'identità digitale. A proposito Causa, di inferno, vedi? ah, Eh. causa esoterica di questa domanda. Guarda, è tutto collegato, eh. Allora, appena abbiamo parlato di questa cosa qui, lui è venuto con questa bella edizione, no, della Divina Commedia, aperto all'inferno, sinceramente non so quale canto, e nel momento in cui tu hai fatto la domanda sull'identità digitale, lui mi ha fatto vedere uscire un demone
È come se lavorassero in sinergia, Ginestra e la sua fiamma, per farmi vedere, insomma, una scena. Mm. Quindi, dall'inferno della Divina Commedia esce questo demone, che è legato a Satana Mhm. e che assomiglia un po' a quel pupazzo che si chiama Aggy Waggy, che c'è sia Ah, nei videogiochi che nei cartoni animati. mm. Quindi è questo pupazzo blu Che è con anche le un mani peluche. gialle. Sì, sì, certo. Ah, quello con i dentoni, quello lì. Esatto, proprio quello. Mani gialle, piedi gialli, perché ovviamente l'accostamento blu e giallo non deve mancare. C'ha questa bocca qui rossa e insanguinata, questi denti aguzzi e fra i denti tiene la carta digitale, la carta d'identità digitale. E siccome prima è venuta fuori la canzone, no? Delle fiamme, lui adesso fa la sua di canzone. In generale, Aghi Waghi cantano nei cartoni animati, no? E dice mm, falla, prendila, è smart, è fashion, è progresso, no? Facendo vedere questa carta d'identità di plastica con il microchip. Eh, Ok, cosa succede a un bambino a cui i genitori regalano Agiwaki? allora, vedo per esempio il bambino sta dormendo, no? Diciamo che non ce l'ha nel letto questo bambino, no? Ce l'ha appoggiato a una sedia, a uno scaffale, ed è come se questo Huggy Wuggy etericamente allungasse le sue braccia e va ad abbracciarlo. Un abbraccio stritolante e lo porta sottoterra. Ok, quindi secondo universo. Sì, assolutamente sì. Si può dire, Monica, che Satana è un programma? Esattamente perché il microchip si identifica poi con Satana. Ecco. Ok. La carta d'identità digitale è obbligatoria? Lui canta questa canzoncina, no? Perché nel momento in cui, per esempio, persone come Ginestra si ritraggono quando lui porge la carta, lui inizia in maniera minacciosa a dire è obbligatoria, la devi fare, non c'è via di scampo, non puoi nasconderti, ti trovo, te la faccio fare. Nonostante quello che dicono negli uffici, la carta d'identità cartacea è ancora valida, richiedibile ed è un diritto? Assolutamente sì, certamente può essere che bisogna un po' questionare, no? Con il funzionario e bisogna andare lì molto ben informati e combattivi, quello sì, però Bisogna esigerla. esigerla, sì, anche insistendo. E se non c'è verso, si chiama chi? Non c'è verso, Si chiama sinceramente. qualcuno? Sì, si può chiamare qualcuno, però per esempio vedo che in molti casi Se ne non si fottono. arriva al punto da chiamare qualcuno. Ma si può chiamare qualcuno, forze dell'ordine. Certo che sì, sì. Mhm. E dove sta scritto che è ancora possibile? In qualche legge? Ok, non fatevi prendere per il culo. Come sempre, non vige la regola della internet o della televisione, vige la regola dell'informazione. Svegliatevi, sveglia, sveglia, sveglia. Chi non si sveglia, ciao, non veda più questi video. Faccia il suo percorso con Barbara D'Urso, canale 5. Mm, Svegliatevi. mm. Io nego il consenso. Tu, Monica? Assolutamente nego il Ok. consenso. Ginestra, fammi il labiale. Tu? Fammi il labiale. Bravissima, nego il consenso, l'ha detto 9 volte in 2 secondi. Ok, molto bene. Quindi Aghi Waghi, ciao ciao. Mm. Cosa facciamo qui oggi?
Facciamoci un viaggio. Andiamo dove Ginestra Anima vuole portarci. Lei si è scelta questi genitori. Qual è il futuro 10 lode in cui Ginestra potrebbe andare? Dimmi a che voto è adesso Ginestra. 7. 7, beh, più che sufficiente. Il 10 lode. Dipingiamolo sulla tela del quadro della vita di Ginestra adesso. Tavolozza, quali colori? Sicuramente il giallo, sicuramente il verde. Io vedo anche il bianco e il viola. Ok, cosa disegna? Allora, vedo che fa come se fosse un autoritratto e vedo lei che sta respirando e mentre respira tutto fluisce. Lei respira e arriva l'amore, respira e arrivano i soldi. Quindi mi disegna se stessa con questa specie di nuvoletta che rappresenta il respiro e intorno ha disegnato tipo il cuore utilizzando il verde, ha disegnato utilizzando il giallo delle monete d'oro e ha dipinto se stessa di viola. Bene. Può diventare novella Zio Paperone, farsi un bagno nel forziere di monete d'oro gialle. Ah sì, le piace. È come se le piace farlo. Vedo che nuota proprio a bracciate. Benissimo, può entrare nel quadro archetipico I girasoli di Van Gogh e farsi un bagno lì dentro. Sì, le piace perché comunque le ricordano la ginestra, no? In questo giallo e poi sta bene con il sole. Ok. Può andare nel concetto archetipico di fiore girasole. In superficie abbiamo sbagliato, ho sbagliato, e ho detto che il girasole volta le spalle al sole, invece no, le dà, il fiore guarda il sole e segue il sole. Mi hanno bacchettato per questo, ma io non posso sapere tutto, mi ricordavo questa cosa, ma evidentemente la ricordavo in maniera sbagliata. Vada nel girasole. Vada nel sole. Mm. Che è poi l'immagine che aveva proposto all'inizio, che è la sua nuova nascita. Concepire la sua nascita così, lei come un fiore. Si faccia un bagno in 10 tonnellate di curcuma, come fanno in India. È quel giallo lì? Mm, Chiaro. sì, 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 certo. Più chiaro, sì. Bene, si faccia un giro nel giallo della ginestra. Mm. Sente proprio la forza che entra in lei. La capacità di fiorire dall'aridità, dalle difficoltà, quella che tu hai chiamato l'opportunità. Beh, una volta avevo parlato di opportunity, no? Eh sì, Entità mentale collettiva opportunity, una nuvolona cicciosa. Ci si vuole connettere, è un'entità mentale collettiva a cui ci si può connettere così per trarre uno spunto, non per certo. dipendere da essa. Oh Dov'è no, adesso? oh no. Allora, lei l'aveva già addocchiata e ogni tanto la guardava, mm? Però si rifiutava un po', no? Di connettersi ad essa, anche perché lei viveva la sua situazione più come una punizione, no? Spesso che come un'opportunità.
faceva fatica a vederla come opportunità. Invece adesso è come se Ginestra stessa rapidamente fosse andata sotto la stessa nuvola di opportunity. Come si sta lì? Molto bene, lei dice. Mi fa vedere tipo un fungo piacevole, no? In questo ambiente caldo, umido, nutriente. Lei dice, ed è giusto. Mi trovo nel posto giusto. Va bene, portale aureo, bisnonna materna. Mi dice questa frase un po' sibillina, no? Non siamo tutti della stessa razza. Come a dirmi che di fatto l'egoismo, l'aridità, no? Che comunque ha manifestato la madre di Ginestra, non era la sua. Lei si sentiva diversa da questo punto di vista. La cosa che mi sembra interessante, che mi arriva, è come a dire non c'è una inevitabilità delle cose. Le cose non devono andare per forza in un modo prestabilito. Puoi scegliere tu come farle andare. Ok. Nonna materna non riconosciuta. Ottimo, bello questo messaggio. Il foglio su cui me l'ha scritto è un blocco notice della Siemens. Logo verde. Verde alle sue spalle, anche se ci sarà la censura, lo vedete tutti, il verde alle sue spalle. Sì. Il verde alle sue spalle, il verde del ciondolo. Al collo. Sì. Al cuore. Al cuore. Va bene, la salutiamo la bisnonna, le diamo una Vic. Se vuole andare nel portale aureo, me lo dici. Sì, secondo me lei, tutti questi espressioni, no, che ha esternato derivano proprio dal fatto che lei ha già elaborato delle cose, ecco. Se no, non avrebbe detto queste cose. E quindi sì, sceglie di andare anche lei nel portale aureo. Ottimo. E lo chiudiamo. Ginestra, alla sua ultima sessione con Medium, cosa fa? Ormai lo so fare con grande disinvoltura, andare al cluster, e vedo che trova il pungiglione di una vespa. Che è come, in un certo senso, no? L'artiglio del leone che si è infilato tra le sue dita del piede destro. Le dice, so bene che cosa voglio fare, e vedo che prende una pinzetta ed è come se volesse osservare questo pungiglione artiglio. E poi butta via tutto, sia la pinzetta che l'artiglio pungiglione dentro il portale definitivo. Perché? La vedo molto affascinante in questi movimenti che fa, molto controllati, magnetici, direi. Come se sapesse perfettamente cosa fare? Esatto. Lei sa cosa fare nel suo gioco che ha creato lei, che ha voluto lei?
A un certo livello pienamente, ha una grande maestria, ma è come se questa maestria dovesse ancora sgocciolare totalmente, è come se ci fosse una sorta di contagocce, che a volte è un po' bloccato e quindi non fuoriesce completamente il liquido di questa maestria. Bene, butta tutto quindi. Sì, sì, assolutamente. Ok. Cosa crea e mette qui al suo posto? È come se fosse in preda a una scarica di vita incredibile e vedo che proprio mette le sue mani dentro a una tempera colorata di vari colori e così facendo con queste mani colorate crea l'ad eternum. C'è un avatar? Sì, mi ha fatto vedere il gomito però sinistro dell'avatar e basta, solo questo pezzo. Lo butta? Beh, sinistro madre, gomito mi appoggio. Sì, direi che è ottima come interpretazione. Sì, sì, lo butta, certo. E qui cosa ci mette? La rappresentazione di una nuova vita. Sì, qua guarda, l'Ad Eternum è fatta da dei fiori che lei ha raccolto nel corso della vita, come se in un attimo fosse riuscita a trasformare tutte le esperienze negative, ciascuna in un fiore, perché è riuscita proprio a valorizzarle, a prenderne l'essenza. E quindi tutte queste esperienze, ognuna un fiore, ha creato un Ad Eternum fiorito così. Benissimo. Punita esiste con queste nuove condizioni? E no, ha smesso di sbucciare le patate, via. Sbucciando patate e da sbucciando a sbocciando esiste ancora? È rimasto sto sbocciando. Gli impianti se c'erano, sì, ce n'era uno mentale, ci sono ancora. No, no. Aghi Waghi c'è ancora. Ci pensa lei? Eh, Non c'era. no, 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 no. Era lì per presentare, diciamo così, la carta digitale. Luce citrina è la stessa? C'è ancora? Non c'è più? La luce citrina sì che c'è. È la È fonte stessa? comunque, è più pulita, più cristallina. Vibrazione. 402 miliardi. Consapevolezza. 198. PS. 59. Vite. Più o meno siamo 645. Cervello. 9,8. E suscettibilità ipnotica che era 65. 73. Beh, molto alta. Causa esoterica monica delle pochissime vite precedenti, sia all'inizio che adesso. 600 ci vanno in pochi. Mi fa vedere che ha fatto proprio un lavoro scrupoloso di selezione di ciò che era necessario ed è quello che sta facendo anche in questa vita. Uno scrupoloso lavoro di capire che cosa deve togliere e che cosa deve tenere e come lo deve tenere quello che ha deciso di tenere. E me lo fa vedere quasi con l'abilità di un chirurgo, come quando al cluster aveva estratto con queste pinzette il pungiglione. Mm. Mm. Grande maestria chirurgica, direi. Messaggio finale di Ginestra a se stessa.
Sento la bellezza e l'amore che fioriscono. E allora tutto mi sembra possibile. Mi fa vedere lei tipo che pulisce i vetri, che ovviamente ha un significato simbolico, non è un invito a farlo, proprio come se riuscisse ad acquisire una vista profonda, totale, e nel momento in cui vede è in grado di scegliere. Se vuole un messaggio a uno o più persone nel cinema. Se vuole niente. Alla nipote dice: sei una cara ragazza, sento tenerezza nei tuoi confronti, perché vedo che hai la vita davanti. Ehm, è carino perché comunque lei ha avuto 2 figli maschi e insomma, è come se questa ragazza le creasse un sentimento un po' diverso, ecco, rispetto a quello che lei ha potuto sentire per i figli maschi. Allora, per il figlio piccolo dice qualcosa tipo svincolati per il tuo bene, ma sceglierai tu quando farlo. Al figlio grande Valì lo abbraccia, grazie per avermi sempre compreso. Alla fiamma Stavo per impariamo chiederlo. insieme. Bene, come la vedi, Ginestra? È come se, avendo pulito questi vetri, non solo lei riuscisse a vedere meglio, ma riuscisse a farsi vedere meglio, per come realmente è, in tutta la Ok. sua meraviglia. Da adesso in poi Ginestra può contare solo ed esclusivamente sulle proprie forze. Stop alle domande, stop ai consigli da chiedere a chiunque, a chiunque. Da adesso in poi tutte le scelte saranno sue senza chiedere consigli o permessi a nessuno, noi compresi. Mm? Arriva veramente il momento di giocare da sola il proprio gioco, con eventualmente anche la possibilità di fare degli errori. Siamo qui per quello. Certo, sì, io lo Come vedo proprio reagisce la sua anima a queste parole? bene, bene perché è contenta del fatto che sarà più spesso interpellata, l'anima appunto. L'anima. Sì, 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 sì. Mi fa vedere come Ginestra sarà in grado proprio di connettersi lei alla propria anima e alla fonte, alla sorgente, che in fin dei conti è quella da considerarsi la madre e il padre. Certo. Lei è un pezzo di questa cosa, quindi Mm, rivedere un attimo l'oggetto della propria interrogazione verso se stesso. sì. Va bene. Abbiamo finito.